più o meno a livello pratico la musica contemporanea è questa, a livello umano è un problema. Il significato è sempre altro. Oddio, madonna, che peto intellettuale. No, questo cancello, è una cazzata metafisica. Lo metto nel teaser iniziale, ok? Esatto. Giacomo Collier, tutti non lo vogliamo ammettere, però lo ammiriamo e lo odiamo tutti quanti allo stesso modo. C'è quest'alone della musica colta che è, per me è il cancro, cioè per me il problema vero non è l'idea di musica contemporanea, l'idea di musica colta. L'etichetta è il cancro. E il materiale della musica normale sento che non mi basta. Oggi ho il piacere di ospitare Leonardo, che è un compositore di musica contemporanea e da poco ha aperto anche un canale YouTube dove si occupa di divulgare la musica contemporanea. Il canale si chiama Contempored, non credo ci sia da spiegare perché Red. Esatto. Grazie Leonardo per essere qui. Grazie a te per avermi ospitato, sono molto felice, sono contento. È la prima comparsata che faccio da qualcun altro, quindi è meritata perché il tuo progetto è molto interessante. Però iniziamo subito con sciogliere un nodo. Parliamo di musica contemporanea, ma cos'è la musica contemporanea? Qui apriamo così poi devo spoilerare tutto il canale. No, scherzo. Che cos'è la musica contemporanea? Un po' ne ho parlato nel primissimo video, sì. Quindi che al titolo provocatorio di la musica contemporanea non esiste. Nell'accezione più comune, musica contemporanea per come è adesso è tutta quella musica che si discosta dal percorso, tra virgolette, che molti pensano lineare, comunque della musica normale, tra virgolette. Quindi tutto ciò che va da tradizione, alla fine si può fare un collegamento tra Bach, Mozart, diciamo quelli un po' più vicini al periodo classico, perché già il Rinascimento è già un pochettino diverso, però più o meno c'è questa linea che poi possiamo arrivare a Ed Sheeran, tutti quelli che comunque utilizzano delle cose similari, non lo stesso modo, non c'è la stessa concezione. Invece contemporanea, che paradossalmente è anche diversa da musica moderna, cioè almeno l'etichetta viene utilizzata in maniera diversa, contemporanea è tutto ciò che non usa, o comunque che usa in maniera diversa anche le cose principali, quindi la melodia magari c'è ma non è utilizzata in maniera convenzionale, e principalmente alla fine è anche tutta quella musica di avanguardia, di ricerca, sperimentale, quindi che sperimenta nuovi modi di organizzare il suono, nuovi modi, adesso nuove tecnologie, quindi molte spinte verso le nuove tecnologie e via dicendo. Quindi più o meno a livello pratico la musica contemporanea è questa. A livello umano è un problema, ma poi magari ne parliamo. Comunque in sintesi è tutto ciò che, cioè l'artista che cerca di sperimentare e trovare la propria strada rispetto alla convenzione, chiamiamola così. Il paradosso è che usare queste etichette, queste categorie ovviamente è utile, ma è anche limitante, perché poi sai, musica contemporanea, uno pensa ok, quindi Stockhausen fa parte della musica contemporanea, ma contemporaneo non è a tutti gli effetti, e questo è quello di cui anche ti occupavi esatto. tu nel tuo primo video. Sì, esatto, perché alla fine se vogliamo il concetto proprio della parola contemporanea è ciò che esiste nel mio stesso momento, quindi già non lo so, Berio, che è morto ai primi del 2001 se non sbaglio, o 2002, e non è contemporaneo a me, cioè perché è morto, perché non c'è più. Quindi sì, però diciamo l'idea contemporanea che si forma alla fine del Novecento è tutta quella musica che spinge verso la sperimentazione e diciamo il nuovo. Quindi in un certo senso Berio continua a essere contemporaneo, perché comunque rientra nel Novecento e tante queste cose qua. Però alla fine, se vogliamo, come ne ho parlato nel video, se vogliamo estendere il concetto, anche Beethoven era contemporaneo, cioè aveva quell'idea, aveva quella spinta a un certo punto, nonostante il sistema di riferimento diverso, che è quello che chiamiamo tonale, europeo poi principalmente, perché alla fine è circoscritto all'Europa, era contemporaneo.
cioè, per il suo tempo, sia perché era vivo, sia perché sperimentava, sia perché cercava nuovi modi, e non a caso lui ha scritto 9 sinfonie, invece Mozart ne ha scritte molte tante, non mi ricordo esattamente quante, e per tanti motivi, anche a livello sociale, anche a livello di filosofie e altre cose, però c'era un pensiero, però anche Mozart di per sé è contemporaneo, cioè anche Mozart ha fatto delle cose, ha composto, ha creato musica che in un certo senso ha spinto un po' più l'asticella, cioè alla fine è questo il concetto di contemporaneo, al di là dell'etichetta più pratica. Certo, sì, il problema della contemporaneità è interessante, anche perché uno potrebbe dire, ma Beethoven è contemporaneo anche nostro, perché come viene eseguito e come viene recepito al giorno d'oggi è comunque un modo contemporaneo. Cioè, il modo in cui si recepiva ed eseguiva Beethoven nell'Ottocento è diverso da oggi. Anche esecuzioni del passato, datate, ad esempio penso Karajan. per dire, come lo recepiamo adesso è un modo di recepirlo contemporaneo. Quindi c'è sempre questa contemporaneità dell'ascolto. Quindi potremmo dire, riassumendo, poi ti lascio la parola, c'è una Sì. musica contemporanea che spinge in là l'asticella, come dicevi tu, e cerca innovazione, ma poi c'è anche una contemporaneità della musica che nell'atto del suono e della ricezione è sempre contemporanea a se stessa. Sì, vabbè, qui apri un discorso anche più filologico, cioè nel senso, alla fine il pianoforte che abbiamo adesso non era quello che aveva Beethoven. Beethoven aveva anche il fortepiano, e comunque, come sappiamo, come diciamo anche chi ha studiato in conservatorio storia della musica, si sa che Beethoven era stato un personaggio che ha spinto molto alla modifica del pianoforte, quindi quello è anche un altro discorso. Anche l'orchestra, c'è sta tanto la discussione su quali tempi metronomici usava Beethoven per le sue sinfonie, quindi sì, è un ascolto diverso, più che contemporaneo è proprio diverso, è contemporaneo nell'idea che lo caliamo nella nostra realtà, quindi magari gli diamo anche un altro tipo di chiamiamolo di significato, o comunque un altro filtro, ecco, diciamo così. Quindi ascoltare Beethoven adesso non è come ascoltare Beethoven nel 1820, quando era vivo ancora. E anche perché adesso tutto quel tipo di genere là è più repertorio sotto certi punti di vista, cioè è una sorta di museo del suono, di museo che c'era prima. Però io, per esempio, io considero Beethoven un qualcuno di davvero contemporaneo, cioè dell'idea di, anche secondo me più di Mozart e più di altri, di sperimentazione, che un po' si ritrova nel Novecento. Perché le ultime opere di Beethoven, per esempio, cioè la mia idea, faccio un piccolo spoiler, perché vorrò fare delle monografiche sul canale sugli autori del Novecento, però in realtà la mia idea è che la prima monografica la vorrei fare su Beethoven, perché nonostante è un compositore di inizio Ottocento, però le sue ultime opere sono qualcosa di allucinante, qualcosa che funziona tantissimo anche adesso, quindi secondo me si può partire anche da là. È un po' una mazzata, perché comunque devo studiare tanto anche a livello storico, però quindi sì, l'ascolto alla fine cambia sempre, e dipende anche la persona in quel momento che sta là ad ascoltare, che cosa c'ha per la testa. Anche quello è contemporaneo, secondo me. Non so se sei concorde. Sono concorde, nel senso che a questo punto dobbiamo dare all'etichetta di contemporaneo l'idea di voler appunto innovare. Cioè Beethoven Sì. nelle ultime sonate è innovazione, Debussy è pura innovazione. Però mi chiedo, allora Rachmaninoff non era un contemporaneo? Cioè Rachmaninoff sì, ha innovato anche a livello armonico alcune cose, e però è anche un po' conservatore da altri punti di vista. Eppure però era calatissimo nel suo periodo, nel suo contesto storico, e anche adesso ha tantissimi ascoltatori contemporanei, quindi anche Rachmaninoff è un contemporaneo da certi punti di vista, però dobbiamo cambiare l'idea di contemporaneo, l'etichetta del contemporaneo. Sì, oddio, allora io Rachmaninoff lo odio, no, non è che lo odio, però la sua musica non mi fa impazzire. Cioè, alla fine un po' la domanda che viene è perché determinati artisti, compositori sono ricordati ed altri no.
è un po' anche lì capire, no? Cioè, perché Beethoven sì, nonostante comunque penso che oggettivamente c'è un valore nella musica di Beethoven, c'è un valore nella musica anche di Rachmaninoff, che comunque vale la pena di essere ricordato, però chissà, magari quanti altri Beethoven, quanti altri Mozart che non sono stati trovati in un certo senso, per qualsiasi motivo, no? Però comunque ognuna di queste figure bisogna anche un po' capire perché sono ricordate e magari hanno degli elementi che vedono al di là del tempo, cioè stavano riflettendo su qualcosa che era al di là delle consuetudini del momento, del loro momento, della loro contemporaneità, che poi fondamentalmente anche adesso, cioè nel mondo della musica contemporanea attuale, c'è la scena contemporanea, quella dei compositori che escono dall'IRCAM, che escono dai conservatori di Parigi, di Ginevra, dove ti pare a te, di Milano, anche per l'Italia. In realtà la maggior parte si confrontano con una cosiddetta arte ufficiale. Cioè c'è un'arte ufficiale, un'arte che in un certo senso possiamo dire segue le mode e qualsiasi altra cosa vogliamo, che è accettata, che io, se posso incominciare a muovere una critica, cioè è arte di comodo, o comunque, cioè nel senso è un qualcosa di accettato che rientra nel contemporaneo perché non ha quegli elementi tipici della musica pop, rock, quello che ti pare a te. Però se tu ascolti un po' più di musica di quel genere, ti fai l'orecchio e incominci a capire che vabbè sì, però è vero che l'ha scritta adesso qualsiasi compositore X, però non è che c'è molto di nuovo, c'è molta musica che esce adesso, secondo me suona come roba del soprattutto la musica che non ha l'elettronica, però suona come roba del 1980-90, inizi 2000, secondo me. Poi vabbè, chi sono io per dire chissà qual è la cosa veramente oltre. Però tornando un po' alla domanda, sì, ognuno può avere degli elementi che però a posteriori noi possiamo sempre dire che erano moderni, bisogna sempre capire il contesto. Penso che Debussy fosse più contemporaneo con l'accezione di innovazione di Rachmaninoff, cioè nel senso Debussy non c'era nessuno che scriveva come lui, cioè nel senso all'epoca c'era Fauré, c'erano tanti altri, c'era anche lì, cioè, nel senso anche all'epoca di Debussy c'era l'arte ufficiale come all'epoca di Beethoven, ma c'è sempre stata l'arte ufficiale fondamentalmente, e quello è il punto. E tu credi che questo approccio quindi di arte non ufficiale e di appunto innovare, andare oltre, sia anche quindi una ricerca morale, se ci pensi, cioè voler costituire qualcosa di nuovo e discardinare ciò che è statico e fissato, oppure solo un'esigenza istintiva e personale? Morale che intendi? Cioè, non riesco a inquadrare la moralità col discorso. Forse più che morale sarebbe da dire etica, cioè voglio dire, vedo che il mondo in cui vivo è statico, è stereotipato, i gusti sono stabili, fissati, io voglio portare qualcosa di nuovo, voglio andare avanti. E anche qui il concetto di nuovo è particolare, però comunque voglio andare oltre le categorie del mio presente, sia perché non mi piacciono, ma possono anche piacermi, ma vedo che sono imposte e vedo che non lasciano libertà e non lasciano margine al nuovo. Oppure magari è solo un'esigenza personale. Ma è un po' e un po'. Io sono convinto che nessuno degli artisti, in questo caso musicali, che comunque dove noi riconosciamo che hanno innovato un qualcosa, sicuramente erano spinti da cercare strade diverse, però secondo me non stavano là, adesso scrivo una cosa nuova, adesso scrivo una cosa rivoluzionaria. Semplicemente hanno smesso di ascoltare quello che c'era intorno a loro, si sono un po' isolati in un certo senso, perché cioè, alla fine il punto è che al tempo di Debussy, per esempio, c'era il conservatorio, tutto quello che usciva dal conservatorio, c'era il Dubois, c'era il signor Theodore Dubois, che noi adesso lo conosciamo per il trattato di contrappunto e armonia, ma è stato un compositore, e lui era l'arte ufficiale dell'epoca, e in un certo senso si creano, cioè lo sappiamo, no? Si creano dei giri, si creano delle realtà in cui
non dette, ci sono delle regole, ci sono dei modi di fare che se tu non accetti o comunque non ci stai dentro, vieni tagliato fuori. Da una parte, cioè, è normale, no? Succede così, come nei pittori prima del Novecento, prima dell'astrattismo, diciamo anche prima dell'Ottocento, cioè comunque lì per esempio la realtà erano i committenti. Chi erano i committenti? La Chiesa. E quando non era la Chiesa erano dei signori che donavano a istituzioni ecclesiastiche, quindi si dovevano muovere, cioè per guadagnare dal pane, no? Comunque dovevano mangiare, si dovevano muovere in quegli ambiti là, e con quelle limitazioni hanno portato avanti un discorso. Quindi, però, tornando alla parte principale che volevo dire, è che a un certo punto non c'è la volontà di dire adesso faccio una cosa nuova, semplicemente hanno seguito un istinto, che è un po' il mistero dell'atto della creazione. Oddio, detta così sembra una cosa biblica, però nel senso, cioè ancora adesso, anche a livello neurologico, di studi, non si capisce bene com'è possibile che Mozart abbia fatto quello che ha fatto Mozart, o Beethoven, o Berio, o chi vuoi te. E magari a confronto di una persona ugualmente talentuosa che ha studiato allo stesso modo, quindi è un modo in cui il nostro cervello, il nostro proprio la materia grigia elabora le informazioni e le rimette insieme, no? E in realtà sì, c'è sicuramente, soprattutto quando si è giovani, c'è un dire adesso vado contro l'accademia, fondamentalmente vado contro quello che tecnicamente è normale, quello che mi dicono che si dovrebbe fare, e faccio le cose mie. E se non sei dei BUC ti vengono delle cagate, però comunque se sei dei BUC, comunque non so se hai ascoltato i lavori giovanili, sono comunque, nonostante si sente già la sua impronta, sono acerbi come tutti quanti gli artisti alla fin fine, però a un certo punto hanno seguito l'istinto e si sono isolati. Mi viene in mente, perché per il prossimo video ho letto dei libri, un libro di David Foster, su David Foster Wallace, che non c'entra niente con la musica, ma è letteratura americana, in cui lui in questa intervista parla del fatto che aveva appena finito di scrivere Infinite Jest, che è il suo capolavoro, e lui dice, a un certo punto dice, guarda, all'intervista al giornalista, dice, guarda, io negli ultimi 4 anni ho scritto soltanto questo libro, quindi non so niente di quello che è uscito, non so niente di cosa c'è adesso e devo recuperare tutto, perché cioè, si è isolato, perché doveva fare questa cosa qua. E Infinite Jest, per quanto riguarda la letteratura, anche di fine Novecento, ma in generale non solo americana, è un qualcosa di unico, è un qualcosa che non ha un canone in un certo senso, cioè lo possiamo iscrivere nell'avanguardia dell'epoca, lo possiamo iscrivere in tante cose, però alla fine non c'è niente di uguale a Infinite Jest, non c'è niente di uguale a Debussy, non c'è niente di uguale a Ravel e via dicendo. E il problema è che dopo si crea la scuola, no? La scuola debussiana, perché giustamente uno rimane affascinato e incomincia, no, a macchinare con quelle cose, e escono fuori i piccoli Debussy, i piccoli Ravel e via dicendo. Se sono stato chiaro. Chiarissimo. Vabbè. Ed è interessantissimo pensare come per essere contemporaneo un artista si debba isolare dal suo contemporaneo. È un paradosso, ma è interessante, affascinante. Ovviamente non penso che sia per tutti così, cioè, perché ovviamente non vorrei far intendere che c'è un discorso unico per tutti. Ok, magari ci sono artisti di cui non so, magari non ho conosciuto l'opera, oppure conosco l'opera ma non ho studiato il contesto storico in cui è nata, che magari hanno avuto tantissime influenze, cioè alla fine per esempio viene in mente John Cage o Morton Feldman, vivevano a New York dell'epoca del Rinascimento americano, di Rothko, cioè conoscevano Rothko, erano amici di Rothko, oddio, quello che faceva gli schizzi sulla tela, mi sfugge il nome, di Pollock. Ed erano costantemente insieme, cioè nel senso stavano sempre insieme, quindi sì, nel senso sì e no, però sicuramente in certi momenti per certe opere ci vuole un isolamento, perché alla fine il contemporaneo sei te, oddio che frase orribile, però è sempre un po', cioè il problema è che è sempre un po' un'etichetta a posteriori, nel momento non si riesce mai, neanche credo che neanche l'artista riesca davvero magari a comprendere quello che potrà essere dell'opera che poi
successivamente riconosciamo come una pietra miliare di un'evoluzione, di un percorso, di un cambiamento di visione della musica stessa o dell'arte in generale. Avvicinarsi alla musica contemporanea non sia un primo step. Cioè, io difficilmente penso a qualcuno che si avvicini a Berio e abbia Berio come primo punto di arrivo. Cito Berio, ma posso citare Grisé, Xenakis anche, ma anche Ligeti, che magari è più abbordabile. Cioè, ci sono sempre dei gradini, no? E io mi voglio chiederti, tu come hai affrontato l'avvicinamento alla musica contemporanea? Quali sono stati i tuoi step? Io, ad esempio, ho iniziato ovviamente ascoltando musica classica come Mozart, Beethoven, Bach, anche Rachmaninoff, mea culpa, Prokofiev. No, no. Poi dopo ho affiancato però a questi ascolti anche rock anni 70, anni 60, per dire, che però in alcuni casi hanno delle sperimentazioni ritmiche e sonore interessanti, soprattutto per quanto riguarda il progressive. E poi dopodiché mi sono avvicinato alla musica contemporanea attraverso Berio e i più noti esempi. Mhm. Invece tu? Ma allora, diciamo che io avevo, allora, principalmente è stato il mio docente, Daniele Bravi, eh, che ha iniziato a farmi ascoltare delle cose. Mm, Però, diciamo, diciamo che avevo un terreno già un po' pronto, no? Perché io non sono io sono chitarrista, non sono un chitarrista classico, non ho fatto il conservatorio, cioè almeno per quanto riguarda la chitarra. E nella mia giovinezza, adolescenza, ascoltavo, cioè venivo da un ambiente familiare in cui mio padre ascoltava i Pink Floyd. Poi nella giovinezza vai a rota dei Dream Theater, Progressive Metal, tutta quella roba là. E a un certo punto la fissa per Zappa. Diciamo, se proprio devo dire il primo ascolto contemporaneo, lo darei il primato a Zappa, perché Zappa c'era proprio. Come si dice a Roma, c'era andata a rota, cioè nel senso ho ascoltato tutto, mi sono letto un sacco di cose, ho visto un sacco di interviste, ho letto sia la sua autobiografia che un'altra biografia un po' più schematica che però è molto interessante, e ho ascoltato anche la sua roba più sperimentale, tutta la musica che ha fatto con l'Ensemble Attack Contemporain, con la London Symphony Orchestra, l'album quello From Hell, che è quello dove usa tipo, non mi ricordo se è quello dove usa il synclavier o un altro album, comunque lì c'era c'era Perfect molta roba Stranger strana. anche. Sì, esatto. O anche Atmosphere, cioè, è spettacolare come album. Quindi quella è, in un certo senso già avevo il progressive per la parte più tempi composti, cose ritmiche strane, poi Zappa per la sperimentazione anche armonica, anche di suoni assurdi. Comunque ricordiamo che Zappa viene da Varese, quindi tutta quel filone là americano, perché comunque è quella la cultura principalmente loro. E poi successivamente, studiando composizione, il mio docente mi ha fatto ascoltare varie cose. Mi ricordo che la prima volta che mi ha fatto ascoltare Schoenberg, che erano i pezzi, i piccoli pezzi per pianoforte, Mhm. e mi hanno fatto schifo. Principalmente mi hanno fatto schifo. Poi ho ascoltato altre cose, Indemit, vabbè, che è un po' più abbordabile, e ho ascoltato Romitelli, ho ascoltato tante altre cose. Poi a un certo punto, quando sono tornato studiando, poi comunque affinando l'orecchio, perché poi alla fine è quello il punto, sono tornato a Schoenberg e mi è piaciuto, cioè l'ho ascoltato con orecchie diverse alla fine, perché poi alla fine secondo me il punto è quello, cioè non è che ti deve piacere la contemporanea, ti deve piacere la musica, e però se un genere magari trovi qualcosa di interessante, ma più vai avanti, più ascolti e più riesci a essere critico, più riesci a farti un orecchio, a capire cosa ti piace e cosa non ti piace, e magari delle cose che all'inizio possono essere più ostiche, se ci ritorni le riesci a ascoltare in maniera diversa, cioè alla fine è quello il punto. Non è una questione di ascoltare musica contemporanea, è una questione di ascoltare musica, secondo me, cioè alla fine il motto del canale che ho scelto, la musica è musica, cioè questo è il punto. Arrivare alla contemporanea è importante anche per riscoprire se stessi, no? Cioè per riscoprire un nuovo modo di approcciarsi all'ascolto. E questo è anche quello che voleva Cage, ad esempio, no? Cioè diamo valore al rumore, diamo valore al silenzio, che non è mai un vero silenzio. E quindi sì, è un modo per riscoprire
la musica in Ma tutti i suoi aspetti, in tutte le sue sfaccettature. sì, ma faccio una domanda a te. Tu, la prima volta che hai incontrato la contemporanea, che esperienza è stata? Cosa ti ricordi? Cioè, la prima volta che hai sentito un pezzo contemporaneo, nel senso Berio o chi che sia, no? Cosa ti ricordi? Ma io sono un tipo molto particolare. La prima volta che ho ascoltato Labyrinthus secondo sono rimasto estasiato e Ah, ecco. quindi non ho avuto un grosso scoglio, perché io credo sia anche Mhm, dovuto al fatto che però nella mia adolescenza e anche prima, a dire la verità, avevo già metabolizzato diversi ascolti, cioè anche paradossalmente i King Crimson, per dire, mhm, ha in sé delle cose molto interessanti e già molto avanti, come lo stesso Frank Zappa. Frank Zappa è un ottimo ponte. E poi io comunque vengo anche molto dal mondo della letteratura, dove anche lì varie letture mi avevano fatto maturare un approccio sperimentale all'arte che non mi ha fatto mhm. vedere la musica contemporanea come qualcosa di ostico di per sé. È chiaro, alcune cose di Stockhausen, alcune cose anche di Schoenberg stesso, al primo ascolto non mi hanno entusiasmato dopo. E però ero già aperto, diciamo, ero già aperto. Sì, comunque, tornando anche all'altra cosa che hai detto, scoprire se stessi, ma più che altro è, cioè, è fare un'esperienza. Cioè, alla fine, quando faccio un'opera, soprattutto l'opera musicale senza testo, non è letteratura, non è un dipinto, è molto più difficile. Difficile non perché ci vuole studio, cioè è perché non hai altri appigli, hai soltanto l'udito e quindi la testa viaggia, cioè alla fine è quello un po' la questione, no? Cioè, non a caso la musica contemporanea viene associata istintivamente all'horror, perché comunque adesso c'è molto istintivamente associare la musica a un'immagine, più Sì, di prima, nonostante comunque nel passato, nella storia della musica, cioè, c'era prima c'era la teoria degli affetti, c'era quindi o determinati gesti musicali, dici fai questa cosa qua, stai evocando l'amore, stai evocando l'odio, quello che ti pare a te. Quindi la musica è sempre stata legata a qualcos'altro. E nel Novecento, no, diciamo anche nell'Ottocento, in un certo... Vabbè, no, dai, pure Bach, quando incomincia ad esserci molto più musica strumentale e si fa la musica per la musica e lì incomincia ad esserci un po' di problemi, più che altro di difficoltà ancora maggiori. E nel Novecento e ancora adesso è ancora più estremizzata la cosa. Per quello secondo me c'è anche un po' di osticità sotto questo punto di vista. Quindi più che un scoprire se stessi è fare un'esperienza, poi tutte le cose possono far scoprire se stessi, perché comunque io da compositore non posso controllare tu cosa proverai, cosa ti susciterà la mia musica. Certo, se faccio una musica veloce, sicuramente probabile che va uno spettro tra ansia e eccitazione e adrenalina, perché comunque non possiamo ignorare degli archetipi che ci stanno nella nostra testa. Una musica lenta, sicuramente un primo impatto ci sarà calma, ci sarà queste cose qua, e questo non posso ignorarlo, no? Non so non so se ho divagato. no, no, è perfetto. È che mi hai fatto venire in mente molte cose. Cioè, per quanto riguarda conoscere se stessi, intendo anche, voler dire, mi approccio a una cosa nuova, diversa, che mi apre nuove prospettive e quindi approfondisco un rapporto con ciò che mi circonda e quindi anche ciò che mi piaceva prima lo riscopro in modo diverso e quindi ho un rapporto diverso con me stesso e le cose che mi circondano. Per quanto riguarda invece il rapporto con le immagini e il resto, perché è vero, la musica da sempre come dicevi tu, la teoria degli affetti, quindi la musica legata a delle immagini emotive e anche a degli scopi, cioè ad esempio, se vogliamo proprio affondare nell'antichità, cioè in Grecia c'erano i modi, quindi varie successioni di suoni che dovevano suscitare una certa emozione, dovevano avere certi obiettivi, c'era una musica per l'educazione, una musica per la guerra, per dire. E poi c'è, Sì. però è un'arma a doppio taglio, perché poi la musica, qual è il potere vero della musica? E questa la filosofia e l'estetica se ne è occupata. Cioè il potere della musica è poter suscitare emozioni anche vaghe e astratte senza un corrispettivo, senza un referente. Cioè se io nel dipinto mi rifaccio delle immagini concrete, poi c'è stata l'arte astratta che è andata oltre, ma l'arte figurativa appunto ha delle figure. Invece la musica di per sé, il suono è astratto e nonostante sia astratto è apprezzabile e recepibile da chiunque,
perché ad esempio, questo lo scrive Leopardi, anche gli animali sono sensibili al suono, cioè se io faccio ascoltare al mio cane dei suoni, comunque subisce un effetto. Invece posso mostrare anche la Cappella Sistina al mio cane, ma non ha reazioni a riguardo. E quindi la musica ha questo potere assoluto di raggiungerci in un qualche modo, nonostante tutto e nonostante non abbia un significato reale, un significato comunicativo. E tuttavia dobbiamo essere anche noi in grado di, ok, la musica mi vuole dire qualcosa che è astratto e vago, devo entrarci in rapporto. E questo è qualcosa di interessante e di affascinante. E la musica contemporanea ci mette proprio a contatto con questi problemi e con questo fascino, ecco, io credo. Sì, ma più che significato, cioè io sono dell'idea che l'arte in generale, al di là del contesto in cui nasce, che ovviamente è importante, però il significato te lo dai da solo, cioè perché alla fine è sempre non è una cosa univoca, cioè non è, guardo, anche con un quadro figurativo, non è soltanto il pittore che cosa mi voleva comunicare, eppure anche cosa mi sto comunicando io con l'incontro con quel quadro, anche se è la Cappella Sistina, che è diverso per ognuno, e quello poi vabbè, si complica perché rientra nel fatto di come sono fatto io, della mia cultura, della società da cui provengo, perché ovviamente io europeo, italiano, se vedo la Cappella Sistina ho una reazione, e il giapponese di Tokyo che viene qua a vedere la Cappella Sistina ne ha un'altra, ok? Quindi secondo me è questo il punto. Il significato è sempre altro. Oddio, madonna, che peto intellettuale. No, questo cancello. Il significato è sempre altro. Cancellalo, ti prego, perché è una Questo cazzata metafisica. lo metto nel teaser iniziale, ok? Esatto, sta cazzata delesiana, mannaggia la miseria. No, perché bisogna stare attenti, perché anche soprattutto con la musica contemporanea e con l'arte contemporanea si rischia di cadere nella fuffa, e è bellissimo dire il significato è altro. Chissà cosa avrà voluto dire, ma magari un caso, niente. Una cosa, vabbè, parolacce, io ogni tanto magari più avanti Si potrebbe va, si sfuggirmene va. qualcuna. No Va problem. bene, ok. Va bene, Procediamo? non lo so. Procediamo, dai, sì. Ok, io adesso vorrei chiederti, e quindi il tuo canale cosa vuoi farci? Cioè, qual è il tuo obiettivo? A chi ti rivolgi? Come lo vuoi costituire? Come lo vuoi costruire? Allora, il canale, la divulgazione della musica contemporanea, cioè perché io ovviamente, tu non so, quando si studia l'arte, cioè quando incominci a studiare a fare arte, anche se sei un interprete, ma soprattutto magari se sei un compositore, il punto è che incominci a vedere dietro il velo. La prendo un po' alla lontana, per far capire da dove poi il punto di questo canale. E quando incominci a vedere dietro il velo, incominci sia a vedere come funzionano le cose, quindi incominci a capire come, cioè al di là dell'oggettiva genialità di un artista importante, e vabbè, torniamo sempre al nostro caro Beethoven, però se tu studi capisci come ha fatto quella cosa là, magari a un certo punto riesci anche a fare un bel falso d'autore, un falso d'autore molto credibile, e piano piano ti cambia l'ascolto per un musicista, ti cambia lo sguardo se sei un pittore, quindi incominci a capire, no? Incominci a vedere dove sta la pennellata, come incominci a capire quale processo mentale ha portato a fare quella cosa là, a creare quella cosa là, anche a livello pratico, al di là di tutto il romanticismo che ancora pervade la figura dell'artista. E quindi a un certo punto incomincia a morire la magia, fondamentalmente. Comincia a morire la magia perché sai cosa c'è dietro, sai che alla fine l'artista che sta dietro, per quanto può essere geniale, bravissimo, incredibile, però è un essere umano, e quindi molte cose magari le ha fatte perché dicevo, sai che c'è sta cosa qua, ci sta bene e funziona, non c'è l'ispirazione, no? Questa grande cazzata no, però gli si dà troppa importanza, cioè è importante ma fino a un certo punto,
e quindi un po' ti incomincia a morire cioè la magia non c'è più, incomincia a entrare in un ambiente e capisci che l'ambiente è come tutti gli altri ambienti, ci sono invidie, ci sono gente che ottiene successi, non successi poi alla fine, ottiene occasioni, fa cose che dici ma magari neanche a livello umano, magari dici vabbè boh, chissà perché quello ha ottenuto quella cosa rispetto ad altri, neanche dico, cioè chissà perché l'ha ottenuto lui non io, cioè perché l'ha ottenuto lui, magari però conosco altre persone che sono 1000 volte meglio, però lo sappiamo, ci sono politiche, ci sono mode, ci sono tante cose, tanti fattori che ci sono in tutti i settori, anche non artistici, e un po' ti cascano le braccia, incominci a capire che quel sogno, tra virgolette, anche che viene perpetrato da un tipo anche di divulgazione, perché è facile pensare a un Beethoven o un Mozart o a chi che sia che sta là e scrive, combatte contro il destino, però se ti vai a leggere le lettere di Beethoven vedi come lui diceva, era molto puntiglioso con l'editore, mi raccomando questa cosa qua, questo pagamento, no? Delle cose concrete, delle cose che David Foster Wallace, scusa, lo citerò molto perché ultimamente sono andato in fissa con lui, sto leggendo tutto e ho ricominciato a leggere anche Infinite Jest, quindi ho preso un po' del suo linguaggio. Wallace lo chiamava le trincee quotidiane della vita, quella roba là che spesso esce dalla narrazione degli artisti. Questo per arrivare a dire che il mondo della contemporanea alla fine mi fa schifo paradossalmente, però mi sono ricordato, cioè mi ricordo delle emozioni, che l'incontro con un determinato tipo di musica, di arte, per me è stato importante. Cioè, ho trovato delle cose che valeva la pena ascoltare, valeva la pena anche consigliare a qualcun altro. E quindi ho fatto, porca miseria, cioè mi piacerebbe far arrivare la gente ad avere un incontro al di là purtroppo dei preconcetti che affossano la musica contemporanea e anche la musica classica, e per questo ho iniziato il primo video del canale in maniera folle perché non si fa così, cioè un video di 38 minuti in cui argomento il fatto della questione della musica contemporanea, musica colta, e i problemi che ci sono per chi non la conosce, e quindi perché respinge la gente. È un discorso anche molto lungo, cioè, e in parte magari noioso, cioè sapevo che magari qualcuno me lo sarei perso per strada, giustamente, no? Vabbè, ma E... questa parte di discussione l'ascolteranno 5 persone, ad esempio, se tutto va come deve Ma sì. andare. Quindi ci sta. Vabbè, però sai, sai, il podcast uno se lo mette là, se lo ascolta, lo riprende. Infatti il primo video è un po' pensato anche come quello, no? In un certo senso. E quindi vorrei, cioè uno degli obiettivi del canale è abbattere i preconcetti e permettere cioè magari permettere alla gente cioè far capire alle persone, soprattutto quelli non addetti ai lavori, perché il canale, come mi chiedevi, no, a chi si riferisce sia ai non addetti ai lavori, ma anche agli addetti ai lavori, perché voglio creare anche un ambiente di dialogo che manca, secondo me, nell'arte in generale, che manca. E quindi per i non addetti ai lavori, per i fruitori, per chi non è musicista o per chi è musicista e non pratica, non fa la musica contemporanea, diciamo quella che è la musica contemporanea, il repertorio contemporaneo, o non lo ascolta, un modo per capire che c'è molto di più, che ci sono dei preconcetti che hanno un fondo di verità, però non è così, cioè è un peccato che si perda la possibilità di fare un incontro come è successo a me, cioè di incontrare delle opere che io ascolto e mi riviene voglia di fare musica, di scrivere musica, e poi guardo l'ambiente e mi passa la voglia di scrivere musica. Questo. E quindi si riferisce un po' a tutti. Ovviamente questi primi video saranno soprattutto per chi non conosce la musica contemporanea e per chi non è musicista, però ci saranno anche video in cui magari sarò un po' più tecnico, non voglio fare video didattici sulla composizione per esempio, però ci saranno dei video in cui parlerò in maniera anche un po' più libera della composizione, cioè che significa scrivere, che significa affrontare un foglio bianco, e che significa scrivere un pezzo etichettabile come musica contemporanea o musica assoluta, anche no, questo termine qua, e poi intervistare tutti quelli su cui riesco a mettere mano, cioè ma qualsiasi persona, cioè, anche di compositori che
non mi piace la loro musica in maniera oggettiva, però voglio un dialogo. Se non c'è dialogo, secondo me non funziona. Cioè, anche capire, no? Cioè, vabbè, ok, a me non mi piace la tua musica per un gusto, però parliamo perché fai determinate cose, chi sei, quello secondo me è importante, cioè vedere al di là, perché il problema della musica contemporanea soprattutto è che ha quella luna di musica colta, quindi sembra sempre che chi fa musica di questo genere è qualcuno che sta sempre a pensare ai temi principali, cioè i massimi sistemi, no? Queste masturbazioni metafisiche in cui ascolti il pezzo che si chiama non lo so, Labyrinthus, cioè, no, già un pezzo si chiama Labyrinthus, no? Ma io non capisco perché i compositori, un po' adesso questa cosa sta cambiando, e ci sono titoli anche più simpatici, però buona parte dei titoli di musica contemporanea so qualcosa di una rottura di palle devastante, cioè invece Wallace, cioè c'hai un titolo che brevi intervista a uomini schifosi, cioè, ma subito ti viene voglia di leggere, no? Cioè, cacchio, che cosa vuol dire? Quindi c'è questa alone della musica colta che per me è il cancro, cioè per me il problema vero non è l'idea di musica contemporanea, l'idea di musica colta. La musica colta o l'arte colta, cioè l'etichetta è il cancro che impedisce alla gente di approcciarsi perché crea un muro devastante che a me urta tantissimo. È un progetto molto nobile e mi ha fatto venire in mente tantissime cose. Vado con ordine. Vai. Allora, Sì. proprio qualche sera fa parlavo con Stefano Gervasoni, che è un compositore contemporaneo italiano molto importante, insegna adesso al Conservatorio di Parigi, e lui diceva, ma noi compositori, noi che viviamo di musica contemporanea, abbiamo una responsabilità in questa nicchia che ci siamo creati e questa distanza che abbiamo con un pubblico, ovviamente un pubblico generalista non ci sarà mai, ma un pubblico più ampio, e tu giustamente ti sei anche tu posto il problema e cerchi una soluzione. Dopodiché un'altra cosa che mi sono chiesto è molta curiosità e molto interesse per la musica contemporanea è avvenuto grazie al rapporto con l'immagine. Quindi anche questa è una strada da seguire. Cito ad esempio i casi più famosi sono Kubrick e Ligeti, ovviamente, ma in tempi recenti ad esempio, ok, non so il tuo approccio con la musica minimale quale sia, con il minimalismo, però ad esempio un disegnatore giapponese, un mangaka giapponese ha pubblicato un paio di anni fa un video molto breve, indipendente, che si chiama Puparia, che ha quasi L'ho visto, 8 milioni di è visualizzazioni. magnifico. Magnifico. E come colonna sonora ha Reich, che comunque Reich può essere un buon ponte per la musica contemporanea, credo, Mm-hmm. volenti o nolenti. Quindi sì, ci sono più modi e tu ti sei posto il problema del rapporto con il contemporaneo è importante. Poi non so se vuoi dire qualcosa subito. Bevo un attimo, giusto Ok, perché ci mi sta. sta. Vai. Tanto questa la taglio, poi dopo... Se lo faccio giusto perché so che taglierai. Sì, no, stai E- sereno. No, perché mi si stava già E poi seccando. non Poi, come hai taglio. visto io... E poi non taglio. Va bene, guarda, io non ho problemi di immagine, io sono un cazzone, cioè nel senso, e spero che nei video si capisca questa cosa qua, perché io sono un cazzone. Però io, come hai visto, sono logorroico, cioè nel senso, se tu mi lasci briglia sciolta parlo, quindi mi raccomando anche interrompimi, nel senso sei libero di interrompermi anche se parlo troppo. No, vabbè, se devi finire, finisci, poi dico quello che penso. L'ultima cosa è questa, è vero, c'è un pubblico generalista che ascolta pop. Diciamo pop per dire tutto, in realtà poi ci sono mille variabili, cioè ovviamente la trap è diverso da il pop di oggi che è diverso dal passato, però quello che voglio dire è questo, cioè anche per ascoltare la musica da radio di oggi c'è un'educazione. Non è vero che è una musica naturale, non esiste un ascolto puro, e qui potrei entrare un attimo in dibattito con Sciarrino, ma lasciamo a parte questa discussione. Non esiste un ascolto naturale, no? Cioè, anche ascoltare Billie Eilish, pro e contro di Billie Eilish, tu l'hai citata nel tuo primo video, è comunque un ascolto educato. Ad esempio, la musica pop di un tempo erano alcune arie,
e adesso queste aree sembrano innaturali per il pubblico generalista. E cosa voglio dire? Che quindi anche la musica contemporanea, sì, è ostica, ma ha bisogno di un'educazione come tutta l'altra musica. Ultimo esempio, i canti indiani, cioè la cultura indiana musicale ha un'impostazione vocale di canto completamente diversa dalla nostra. Quindi loro ascoltano la nostra musica e la recepiscono piena di buchi, ad esempio, o comunque la recepiscono in modo molto strano. Quindi non è vero Mm. che c'è una musica per tutti, indipendentemente da il come, il luogo, il perché e da una storia di educazione. Semplicemente se veniamo esposti alle nostre prime fasi di crescita a a una certa impostazione musicale, è chiaro che la recepiamo con più facilità. Sì, ma questa è educazione passiva, cioè educazione, cioè alla fine il termine educare significa, cioè comunque prevede un'azione, cioè prevede un qualcuno che ti sta proponendo delle cose. Questa proposta, quella che noi chiamiamo musica pop, è un qualcosa, cioè la- l'errore di dire che è un ascolto naturale, cioè nel senso che la sentiamo naturale, è perché siamo abituati. Nel senso, per me, adesso molta musica contemporanea è naturale ascoltarla. Cioè, nel senso, quando l'ascolto non mi scandalizzo. Cioè, magari, cioè, alla fine anche la musica pop, più la si ascolta e più magari si trovano cose diverse, no? Ci si sofferma su qualcos'altro, magari la prima volta si ascolta il testo e la seconda volta, più volte si ascoltano il cervello, cioè la mente incomincia a focalizzarsi su altre cose perché gli altri elementi li ha già elaborati, no? Quindi se prendo Billie Eilish, appunto, rimanendo su lei, la prima volta ascolto il testo, poi io con distorsione, cioè con l'ascolto professionale, con l'ascolto di chi ha studiato musica, ascolto la melodia, ascolto l'andamento melodico, come ha fatto determinate cose, ma anche chi non è musicista magari ascolta cose diverse, però anche lì è sempre una questione di ascolto passivo o attivo. Cioè anche Billie Eilish può avere un ascolto attivo che ti richiede un certo impegno. È più facile perché la ascoltiamo più cioè l'ascoltiamo, ci viene mandata più addosso più facile, cioè tutti i giorni, sin da quando siamo piccoli. E, e all'epoca, per esempio, appunto, come citavi te, la musica popolare degli anni 30, gli anni 40, poi dipende Europa, America, e c'era altro. C'erano le arie. All'inizio del Novecento il teatro dell'opera in Italia era la pop, tra virgolette, ma lo è stata Esatto. per tanto tempo. Cioè, per citare, no, quando nasce il teatro imprenditore d'impresa, no? Famoso, che si studia a scuola nella storia di musica, quando nasce il teatro d'impresa, non dirò la data perché non me la ricordo e sbaglierei sicuramente, però negli anni 70 del 600, quello sono sicuro, e incominciano a esserci i cantanti famosi, cioè i cantanti perché comunque la maggior parte del popolo va ad ascoltare, si formano i fan dei cantanti anche all'epoca, e c'erano le famose arie da baule, cioè all'epoca il compositore di opera era stuprato fondamentalmente perché il cantante poteva decidere in un'opera di prendere un'aria che non c'entrava niente con l'opera, con il libretto stesso, e cantarla perché sapeva che è quello che il pubblico voleva. Quindi era uno stupro per il compositore e anche per il librettista, perché vabbè, lasciamo perdere, perché mostrava il virtuosismo, perché sapeva che avrebbe fatto successo e via dicendo. E quindi quella musica era normale, cioè era ciò che veniva preso per normalità. E poi anche lì chi decide che non è normale, chi decide di fare altre cose. Adesso in realtà la questione è molto più complessa, secondo me, perché intanto nel pop cioè i generi si stanno molto adesso miscelando insieme, pop, jazz, secondo me stanno scomparendo, no, non stanno scomparendo, però sta diventando molto più facile, per esempio, ascoltare qualcosa di jazz, cioè un po' più puro, no, è già una cosa diversa, però c'è molto jazz nel pop di adesso. Guarda Thundercat insieme ai Gorillaz Mhm. nell'ultimo album,
e adesso con i producer, che fondamentalmente sono compositori, però si fanno chiamare producer, e non voglio fare il boomer, cioè nel senso è anche giusto che determinati termini cambiano, però l'utilizzo dei sample, cioè utilizzano anche sample di roba degli anni 30, gli anni 40, e che diventa estetica, cioè diventa altro, si sta trasformando, come tutto ciò che c'era negli anni 80, anche a livello di costruzione di materiale, è diventato estetica. Ha smesso di avere quella funzione pratica in un certo senso, e quando vedi, non so se hai visto Loki, la serie TV di Loki, Mi spiace, lì mea per culpa. esempio, nel senso sì, vabbè, carina, però non è che ti sei perso niente, però lì per esempio l'estetica è fighissima, ed è un'estetica anni 70-80, no? D'ufficio, anche 90, questa è diventata estetica, è diventato altro, si è trasformato, e però comunque tutto può avere un grado di impegno per essere ascoltato. E il problema secondo me è la facilità di ascolto. Perché quando una cosa è facile non ci pensiamo più, non scegliamo più. Io torno su Wallace perché, perdonami, ma io ci sono, ormai c'ho questo in testa, quindi mi dispiace vi beccate questo. Vai. E nel suo discorso che ha fatto ai laureandi, che si intitola Questa è l'acqua, tra parentesi un titolo assurdo, cioè Questa è l'acqua, fantastico, lui parla del fatto che ci sono dei comportamenti, dei modi di pensare che sono facili anche lì, e che per esempio l'università, parlando dei laureati in scienze in materie umanistiche, quindi lettere e via dicendo, il motto dice: l'università ti insegna a pensare, non significa che ti insegna come pensare, ti insegna a scegliere, cioè a scegliere di pensare, ad avere la volontà di decidere cosa pensare, che è una e lui dice che è una cosa difficile, una cosa che ci vuole disciplina, impegno, fatica e tempo, e che non si riesce sempre a fare, perché appunto ci vuole energia, cioè ti consuma energia. E lo stessa cosa è per l'arte, per la letteratura, per la musica e via dicendo. Va benissimo l'ascolto, cioè a apprezzare una cosa anche senza stare là ad analizzare in maniera attiva, in maniera passiva, va benissimo. Cioè, nel senso, questa non è una cosa che dico che non va bene. Però il punto è la scelta che può esserci in tutti i generi di musica. Scegliere di ascoltare è diverso da ascoltare e basta. E quindi l'idea di una musica, la responsabilità di cui parlavi prima di Gervasoni, di una musica anche per una platea più ampia, e lì il discorso è difficile, perché entrano tante dinamiche, cioè alla fine la musica pop piace, ha un bacino di utenza così ampio, perché volente o nolente, cioè, tutti quanti la ascoltano in maniera appunto così, senza sforzo. E più facile, rientra in categorie che già conosciamo, rientra in cose di cui abbiamo già fatto esperienza, cioè alla fine il nostro cervello non a caso può sviluppare dipendenze. Vabbè, queste poi sono mie idee, ovviamente è sempre tutto un mio pensiero personale, niente verità assolute, e quindi se crei dipendenze il cervello, lo sappiamo, reitera delle cose che gli danno piacere, cioè alla fine se un tipo di musica ti ha dato piacere, reiteri, e quella musica che ascolti più spesso è facile che abbia una platea più ampia. Però una platea più ampia, dobbiamo metterci anche il discorso di, cioè, lo fai perché sai che è una platea più ampia, quindi devi fare determinate scelte anche per esempio a livello compositivo. Poi non so, Gervasoni, che tipo di responsabilità intenda lui, perché alcune sue ultime opere parlava anche di una responsabilità anche sociale, ecologica sotto certi punti di vista, no? Però una musica, soprattutto come quella contemporanea, soprattutto una musica senza testo, non lo so, cioè, quest'idea della musica, cioè perché spesso si dice che la musica contemporanea quasi ignora il pubblico. Da una parte non è più così ormai, dai, diciamoci la verità, anche perché adesso la moda, il mainstream della scena contemporanea, dell'ambiente contemporaneo, ripetiamo, quelli che escono dall'IRCAM e tutto quanto, è molto 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 spinto verso la multimedialità. Quindi ci sono tante opere multimediali, ci sono tanti concorsi. L'IRCAM
ormai sono diversi anni che se andate sulla loro pagina YouTube, loro mettono ogni anno, verso giugno o verso settembre, dipende, comunque mettono i lavori, il concerto dei lavori dei partecipanti al cursus dell'anno corrente, e se andate a vedere negli ultimi anni sono tutti pezzi che hanno una forte componente multimediale, quindi una forte componente scenica, quindi si sta un po' tornando, cioè la parte scenica sta prendendo secondo me il sopravvento. Io la vedo un po' più negativa, vabbè, ma qui sono un po' troppo purista, perché che allora cos'è importante? La musica, la scena, l'insieme, però magari c'è musica scarsa, tra virgolette, per fare un esempio, per dire no, magari musica scarsa viene supportata da un impianto visivo e quant'altro valido, e quindi si salva, no? È un discorso complesso, però la parte visiva e l'incontro verso il pubblico ci sta, secondo me. Sempre però rimasto un po', sempre, in un certo senso sempre di nicchia sotto molti punti di vista, e quindi questa massa, ma non lo so, perché alla fine quando si parla di massa, quando si parla di tanta gente, cioè sintetizzando, i problemi sono due. Quando si parla di massa devi sacrificare, tra virgolette, delle scelte, perché non puoi, se devi arrivare a tutti, e allora non puoi fare delle scelte troppo radicali, è inevitabile. Per tutti intendiamo un'alta percentuale, non la totalità, il 100%, quello è impossibile. Però se vogliamo essere sperimentali, dall'altra parte dobbiamo fare delle scelte, e sempre per citare Wallace, lui ad esempio è molto interessante perché è molto critico sulla letteratura sperimentale del suo tempo, che dice che molta lettura sperimentale purtroppo era fine a se stessa, e lui se ne rammaricava perché amava la letteratura sperimentale, e perché diceva che lo sforzo che richiede al lettore non è ripagato. Cioè va bene sforzarsi, va bene metterci, no, mi ascolto una musica che mi richiede un'attenzione, non mi richiede di stare a guidare in macchina, perché ovviamente ci sono anche dei contesti in cui ascoltare determinata musica, e però spesso questa energia che si impiega non è ripagata, cioè al di là del gusto non è ripagata, e secondo me questo è un problema anche adesso della musica, della scena contemporanea, della scena dei compositori di adesso. Avanguardia per avanguardia, questo non ha senso, è quello secondo me il problema principale, mio umile parere, chissà, cioè poi vedremo più avanti quando mi confronterò con altre persone, ma poi dimmi la tua, cioè nel senso quello che pensi te, assolutamente. Io sono d'accordo, io sono sempre stato affascinato da molte cose dell'avanguardia, in varie forme d'arte, però è vero che forse anche questo è l'elemento di responsabilità, cioè io sperimento, io scardino, io vado oltre, faccio un percorso personale, che quindi vuole anche andare alla radice delle cose e scardinarle, e però con che intento lo faccio? Lo faccio, anche qui torniamo a un elemento di etica, appunto, di responsabilità, cioè lo faccio con un intento di onestà, con il mezzo artistico e con quello che voglio esprimere, oppure per una spocchia, per chiudermi, per fare avanguardia fino a se stessa. Ed è questo stato un problema che negli anni 70 poi si è semplicemente sciolto in se stesso, perché semplicemente non ha poi portato a conseguenze concrete, quindi anche molti degli artisti d'avanguardia semplicemente hanno leggermente poi slittato e cambiato nella loro prospettiva. Ad esempio citiamo Nono, anche Nono. Hai là dietro il libro di Nono, Sì, vedo. ho scelto un paio di cimeli in tema. Ad esempio, Onde Serene, no? Cioè, citavi anche tu il titolo. Un tempo si usava Labyrinthus, si usava, che ne so, Gruppen, che ne so, cose di questo genere. Sì, però già Sì, Gruppen già è Gruppen un può po' più funzionare, può interessante. funzionare. Anche Labyrinthus alla fine funziona. Sì, Labyrinthus era poi un titolo in realtà preso da un'opera di Sanguinetti, infatti poi Labyrinthus Sì, sì, sì. II. Però per dire, infatti poi Non è stato molto criticato per i suoi titoli nuovi, perché era come, ok, stai diventando lirico, si sei venduto, e insieme a Nono ricordo anche Gentilucci, che è un compositore che ha diretto il Conservatorio di Reggio Emilia per tanti anni, anche lui ha subito queste critiche. E parlavo con un compositore giovane, contemporaneo, si chiama Stefano Gioffré, lui si è occupato molto, ok, come possiamo, al di là della musica in se stessa, dei suoni in se stessi, avere un rapporto con il pubblico, e ovviamente il titolo è un elemento fondamentale. Quindi sì, cioè fare sperimentazione puramente per farla può essere rischioso. Parlavo invece con un'altra compositrice originaria di Hong Kong, ma che studia in Olanda, a Maastricht. Anche lei diceva, io vengo spesso criticata perché cerco anche dell'espressività nella mia musica, non è solo
voglio il nuovo, voglio sperimentare, voglio l'avanguardia. Secondo me le cose non sono in contraddizione. Cioè, io devo conciliare ciò che voglio comunicare, ciò che voglio sperimentare, anche con un intento espressivo e anche, perché no, in alcuni casi che può sconfinare con la lirica, ma perché la lirica non è per forza in contraddizione con la sperimentazione e con il nuovo. Debussy in questo è eccellente, cioè Debussy è riuscito a scardinare la musica del suo tempo, ma senza per questo, non per questo non è comunicativo, è comunque altamente comunicativo. È chiaro, anche lui ha questo problema della titolazione, mi è venuto in mente adesso, ad esempio nei suoi preludi, lui il titolo lo mette alla fine dell'opera, cioè come a dire, ok, voi avete ascoltato l'opera, vi siete fatti un'idea, avete avuto un'esperienza, io ho il titolo, che può essere ad esempio Brughiera, che può essere ad esempio I capelli d'oro, eccetera, eccetera, vediamo se abbiamo un'affinità nell'interpretazione che abbiamo dato, e poi alla fine puoi al massimo arricchire il tuo ascolto. Però sì, ci sono vari mezzi con cui si deve e si può comunicare, anche perché la comunicazione col pubblico avviene sempre, che tu lo voglia o meno, cioè tu puoi anche scrivere opera numero 1, opera numero 2 e fare un'opera e poi avere i suoni, ma comunque tu hai guidato un ascolto, hai fatto una storia di te stesso, hai creato una storia di te stesso. Quindi tanto vale che la storia, la guida che tu dai al tuo pubblico sia, come dire, attiva e proattiva in certi sensi, in un certo senso, perché comunque il rapporto c'è comunque. E se tu non dai degli strumenti e non crei tu i tuoi strumenti, che possono essere più o meno complessi, non voglio dire che tu ti debba vendere, ma comunque sei comunque in comunicazione, che tu lo voglia o meno. E quindi tanto vale che tu lo faccia con un intento propositivo. Cage, quanto ha scritto di se stesso Cage, quanto ha parlato di se stesso Cage. Ma anche ad esempio, andando fuori dalla musica, l'ho già citato in altre interviste, ma tu citi Wallace, io cito Carmelo Bene, che comunque aveva un rapporto particolare con la propria arte, col pubblico, quanto ha parlato di se stesso. E lui in un'intervista, Troppo. esatto, però diceva, se non sono io a difendere la mia arte, chi lo fa? Cioè un artista deve difendere la propria arte e lo deve fare anche costruendo e creando un rapporto tra il proprio prodotto, e la propria ricerca e gli altri. Io, secondo me, non lo so, è difficile perché questa cosa, cioè, alla fine a me mi sembra, cioè, Ligeti diceva quando c'era il periodo di Darmstadt di quella avanguardia spintissima che addirittura il compositore era quasi uno scienziato, no? che mettevano dei titoli lì, davvero titoli orribili che adesso sono diventati estetiche, tra parentesi, diciamo, come l'estetica degli uffici anni 70-80. Dice, io sono schiacciato tra il muro del passato e il muro del futuro, perché non posso fare, è uguale, no? Non posso fare le cose perché sennò non sono avanti, però le cose che quelli considerano avanti mi fanno schifo, o mi fanno schifo, semplicemente non le voglio fare. Cioè, alla fine, molte delle ultime opere di Ligeti sono estremamente tonali. Cioè, non so, prendi il concerto, il trio per pianoforte, violino e corno. Sì. Cioè, era nei canoni dell'epoca? No. Cioè, dell'epoca, dell'arte ufficiale? No. Se lo poteva permettere perché ormai era talmente importante che faceva quello che gli pareva, e quella è la cosa più figa. È difficile comunque il discorso. Con il pubblico, secondo me, bisogna. La mia idea è che bisogna parlare, cioè bisogna ricreare degli ambienti di dialogo. Cioè, adesso non mi ricordo dove l'ho letto, forse nel Resto Rumore di Alex Ross, però mi pare proprio di un'altra parte. Cioè, all'inizio del Novecento, fondamentalmente, cioè, ai concerti ci andava anche la gente non per forza borghese, cioè non per forza altolocata, no? E quindi, cioè, la gente si beccava, ma anche più avanti, cioè, nel senso, forse no, non stesso, non mi ricordo. Cioè, c'era la gente normale, in parte perché era quella, tra virgolette, il divertismonte, il contesto sociale in cui andavi, tra virgolette, a svagarti, diciamo così. Poi ti ritrovavi Mahler con la nuova sinfonia e la sesta e ti ritrovavi un cartone in faccia così, però vabbè, quello ti ha detto male. Però fino a un certo punto, secondo me, vabbè, azzardo un'ipotesi, fino a prima della televisione questi contesti erano vissuti. Manca un vissuto, manca un luogo dove incontrarsi, dove avere la possibilità di parlare liberamente, soprattutto. E dire a me questa cosa mi ha fatto schifo, non mi è piaciuta, argomentando, parlando, al di là del gusto, no? Perché se non se ne parla rimane chiusa a se stessa, secondo me. Non ne parliamo neanche tra di noi. Cioè, nel senso, io ne parlo con cioè, miei amici compositori, ma amici stretti. E parliamo, vabbè, più che altro ci lamentiamo di quanto fanno schifo le cose, però se non se ne parla non muore il tutto,
E secondo me la potenza anche del pop e di tutto il resto, vabbè, al di là dell'industria proprio a livello proprio di economia, di capitalismo e tutto quanto, è perché bene o male se ne parla, tutti ne possono parlare. Ovviamente tutte queste cose hanno i suoi pro e i suoi contro, non è l'utopia che risolve tutto, però se non se ne parla, se non si mettono in discussione determinati modi di pensare, secondo me è impossibile uscire da quella che è l'arte ufficiale, appunto, no? Quella che ti dice, se metti questo titolo, se c'hai un tipo di espressività, allora ti tacciamo di, ma perché ci hai messo questo, no? Però a me mi fa ridere una cosa del genere, perché c'è tanta musica contemporanea di adesso. Allora, tu devi sapere che io quando sento un pezzo, io quando dico questo pezzo è contemporaneo, per me è un'accezione negativa, perché il pezzo contemporaneo è quel pezzo che si sente che lo stai facendo perché stai facendo musica contemporanea, però lo stai facendo perché cioè è diverso da dire questo qua è un pezzo metal, perché quando senti un pezzo metal, un pezzo pop, quello che ti un pezzo jazz, sì, rientra in quei canoni, però senti che chi lo sta facendo per quel motivo, cioè è quello che sente, cioè è quella, diciamo, il flow, chiamiamolo flow, il flusso, come ti pare a te. Per la maggior parte dei compositori, e mi ci metto in mezzo, nel senso, è un pensiero che è normale avere, soprattutto se sei in questo ambiente qua, cioè cacchio che devo fare la musica contemporanea. Vuol dire che io quando dico stai facendo un pezzo, hai fatto un pezzo contemporaneo, nel senso che io sento tutte quelle classiche cose che trovi nei pezzi del settore da qua fino a 40 anni fa, fino agli anni 80, 90, quello che ti pare a te, è il pezzo contemporaneo, sai già come va a finire in un certo senso, però paradossalmente non c'è quel gusto di quando ascolti un brano jazz, un brano pop, che già anche lì già sai come va a finire sotto certi punti. Pop ci può essere una sorpresa, non lo so. Mi viene in mente uno degli ultimi lavori di Billie Eilish, come si chiama? Happier Than Ever. Madonna, il mio inglese è terribile. Happier Than Ever. Che lì la cosa carina che mi è piaciuta è che c'ha questo inizio molto quasi pop, musica classica, cioè classica, nel senso quel pop anni 60, no? Con queste sonorità molto così, quasi tra virgolette non liriche, però. E a un certo punto diventa rock, proprio rock, quasi hard rock spinto, anzi quasi punk, quasi, non dico Nirvana, però quello è interessante, non è niente di sconvolgente. Però è paradossale, forse sarò io che, appunto, come dicevamo prima, no? Scompare la magia, c'hai ormai distorsione professionale e quindi ascolti in maniera diversa dagli altri. Farò un video in cui parlerò della differenza di ascolto, che io purtroppo ascolto, cioè noi purtroppo ascoltiamo in maniera diversa, non ci possiamo fare niente. Però io noto, no? Cioè, quando ascolto molta musica contemporanea, il fatto che già so mi distrugge. Nella musica jazz pop non c'è, forse perché il fatto che mi aspetto che se musica contemporanea, che un minimo ci sia un qualcosa che mi colpisce. Poi a un certo punto, no, uno stile si forma, ascolti Sciardino, e lo Sciardino di adesso non mi colpisce più dello Sciardino di quando ha fatto Clamore. Cioè, ovviamente ormai c'ha un suo stile, può cambiare, ci possono essere delle cose che cambiano, ma cioè, alla fine non si può pensare, cioè, se no diventa un altro compositore, cioè, è un'altra persona. Cioè, alla fine noi siamo degli esseri umani, siamo degli individui che hanno un proprio vissuto, un proprio modo di pensare le cose, e bene o male poi, anche come artisti, ci si forma uno stile, fondamentalmente. Cioè, tornando a Beethoven, è ovvio che nelle prime sonate di Beethoven si sente più l'impronta mozartiana, nei ultimi lavori di Beethoven su tutti i quartetti si sente soltanto Beethoven. È diverso sicuramente, ci sono delle cose che ovviamente dell'epoca, però alla fine quello è Beethoven e quello è Beethoven. Non è che è un altro compositore, cioè sarebbe un'altra persona. Non so se ho risposto alla domanda, non so dove siamo arrivati, che cos'era la parte, da dove siamo partiti, non ricordo, sono perso. È bello così. Allora, innanzitutto andrò ad ascoltarmi il brano di Billie Eilish e poi pensavo un paio di cose. Molto bello l'ultimo album comunque. Ok, me lo recupero. Eilish, molto bello. Un paio di cose. Innanzitutto, lo stile, è vero, alla fine quando uno produce tanto crea uno stile, è anche vero che alcuni artisti hanno avuto la forza poi di rifarsi da zero, da zero impossibile, però comunque di riproporsi. E poi per quanto riguarda stile e comunicare col pubblico, parlaci un po' della tua di musica. Tu ancora stai studiando, ovviamente non si finisce mai di studiare, però mi interessa. Allora, interessante. Che cosa vuoi sapere? Cioè, nel senso, l'approccio compositivo, non lo so. Che intendi? Parlami della mia di musica. Aiutami, dammi un po' di contesto. Va bene, allora, dunque, tu devi presentare 3-4 tue opere significative, hanno un fil rouge, qual è il tuo intento? Ok. Allora,
Beh, intanto se devo presentare 3-4 opere significative significa che devo presentare c'è la mia intera produzione, no scherzo, però nel senso vabbè, poi qui c'è sempre un po' la cosa ovviamente ci sono cose che a me piacciono e va bene che l'ascoltano, altre cose che magari tu dici oh bella questa, io dico sì, però no, in realtà non voglio che venga ascoltata per fisime mie ovviamente. Non lo so, allora io ammetto che la cosa interessante e divertente è che io ho aperto questo canale sulla musica contemporanea, che poi parlerà anche di composizione, ma io sono in crisi compositiva, cioè nel senso non riesco più a scrivere. Senza, togliendo tutto il romanticismo e cose varie, so fisse, so paure, cose che non hanno niente a che vedere con il dramma dell'artista, no? Che sono cazzate. Però di quello che ho scritto, ma il fil rouge, spesso no, ne parlo con mia moglie di questa cosa qua, dice perché fare questa musica? Perché il materiale della musica normale, cioè della musica che comunque appunto che sta nel pop, anche nel jazz, dove vuoi te, sento che non mi basta. Non che non sia buono, non che non vada, cioè che non vale niente, semplicemente a me, per quello che ho in testa, non mi basta, mi serve altro, mi serve esplorare nuovi mondi, mi serve usare la microtonalità, mi serve usare tante altre cose. Anche un po' spingere, no? Cioè, alla fine, perché alla fine il punto è sempre che ci deve essere sempre un rapporto tornando un po' al pubblico, no? Cioè, quando io penso alla mia musica, io non escludo il pubblico, però voglio avere un rapporto adulto, cioè nel senso io ti do una proposta, poi a te può non piacere, però io penso a che impatto potresti avere. E ripeto, cioè, so che sicuramente dei miei pezzi non ti fanno pensare alla felicità, perché si sa, molta musica contemporanea è difficile, però è difficile nel senso è difficile che ti faccia pensare di primo impatto a quelle cose là. Però il discorso adulto è che io ti reputo intelligente, cioè io non ti reputo stupido, tu che ascoltatore, anche se non sei esperto, cioè se non sei un amatore, un esperto di musica contemporanea, perché per me è una questione che tu stai incontrando un'opera d'arte, che è anche la mia, e vorrei precisare che, perché molti, vabbè, opera d'arte, te fai opere d'arte, perché, però per me opera d'arte perché ho creato qualcosa. Il prossimo video, no, oggi faccio spoiler, il prossimo video parlerà sull'artista, sull'idea di artista, che secondo me è un problema grosso, è un elefante nella stanza che impedisce alla gente di approcciarsi all'arte in generale, soprattutto classica e contemporanea. Avevo fatto un lavoro che si chiama Dinamismo Immobile, che sta su SoundCloud, sul mio SoundCloud, se vi va di perdere tempo e ascoltarlo, e che quello effettivamente è un lavoro che in realtà l'idea principale era semplicemente quasi un'idea di studio, cioè volevo sperimentare con alcune cose, avere lo stesso materiale e riproporlo, però, cioè per esempio lo stesso accordo, però una nota, una volta quella nota a quella altezza la trovi, che ne so, al pianoforte, la seconda volta la trovi da un'altra parte, quindi è la stessa nota ma ha una caratteristica diversa, quindi senti una cosa che si muove ma si ferma, appunto, dinamismo immobile. Quello è un lavoro che ho fatto ancora un po' acerbo sotto molti punti di vista, però l'ho messo su SoundCloud, quindi mi va che lo ascoltiate, cioè nel senso secondo me va bene anche ascoltarlo, non mi vergogno. Però per esempio, cioè, scusami, quindi quello è un lavoro che non ha un temi di oddio l'esistenza, l'essere umano, quello che ti pare a te, le cose, i massimi sistemi, no? È un pezzo tra virgolette leggero, cioè leggero almeno nel concetto. Poi un fil rouge, mi rendo conto che la gente non capirà niente. Non so, mi sembra di star frammentando tantissimo. Posso dire quello che mi interessa adesso, per esempio, negli ultimi lavori che ho scritto, stavo un po' affrontando il problema, anche appunto come diciamo prima, non tanto del lirismo, ma della melodia, cioè della melodia, di un qualcosa di orizzontale, che secondo me è un qualcosa di difficile, perché soprattutto perché è stato scritto tanto in quel modo là, tante belle, chiamiamole melodie, tante belle linee musicali che sono bellissime, da Mozart, Beethoven, dal passato fino adesso, fino anche Billie Eilish, appunto. Però nella musica contemporanea secondo me è difficile, perché è facilissimo scadere nel pacchiano, soprattutto perché si rifà comunque la musica contemporanea ha questo collegamento con la musica classica di scrittura, diciamo appunto di massimi sistemi, che è quella più che viene dal classico, che non è pop, chiamiamo, diciamo così. Ed è difficile perché appena fai un qualcosa di orizzontale l'orecchio subito va, almeno il mio immediatamente si collega ad altre cose, cosa che ovviamente in maniera infantile ogni artista non vorrebbe. Ogni musicista vorrebbe che l'ascolto fosse unico. Vai. È anche vero che molti artisti hanno fatto della citazione un'arma, cioè poi è inevitabile Sì. che la tua opera rimandi ad altro, cioè perché appunto l'ascolto puro non Sì, esiste, sì. quindi
sì, capisco cosa intendi dire, però in realtà ti dico, stai tranquillo, cioè, vai pure, vai Lo so, pure. però sai, so quelle fobie che a livello proprio personale ti bloccano, no? Vabbè, in realtà, cioè, nel senso, in realtà quella cosa non è il motivo del blocco principale che c'ho adesso, però le ultime opere che ho scritto, una è per violino solo, e lì ho spinto tanto, non è stata ancora eseguita nonostante sia edita, per Stradivarius, e lì per esempio nella parte finale ma anche nella parte centrale ho spinto molto, ma già in generale tutto quel lavoro là, un pezzo di 9 minuti, quasi 10 per violino solo, una follia, e lì ho esplorato, lì ho un po' ritrovato quell'idea di esplorazione perché mi sono costretto a trovare una soluzione per questo, tra virgolette, mio problema personale, mentale, cioè nel senso è mio personale, e, e anche nell'ultimo lavoro che hanno eseguito, che è un pezzo per flauto e orchestra, quindi un concerto per flauto e orchestra, lì per esempio anche ho un po' esplorato l'idea orizzontale, però lì c'era anche un'altra idea, un po' tra virgolette, adesso la mia idea artistica, cioè di sviluppo di idee artistiche, è quella della fragilità, quindi il fil rouge che c'è adesso nel mio pensiero è quello della fragilità, non fragilità intesa come il suono fragile, il suono quello piano, quello che magari sta nel registro acuto, che senti, no? Che viene definito fragile in un certo senso, ma è proprio la fragilità anche dell'esecuzione, quindi porre lo strumentista in una situazione che difficile, che si sente lo sforzo, cioè lo sforzo di fare un qualcosa, con la consapevolezza che è un qualcosa che magari anche come lo richiedo io è impossibile, però a me non interessa avere esattamente quello che scrivo, ma mi interessa lo sforzo per arrivare anche a quella cosa, cioè quell'idea impossibile, non che sia impossibile da eseguire, ma che sia impossibile di ottenere in quel modo là. A me quello sforzo dietro, anche quello secondo me è la fragilità, cioè è fragile. Infatti il concerto per flauto orchestra si chiama Iperfragile. E c'è la parte finale in cui do al flautista, c'è la cadenza finale al flautista in cui gli do delle note acutissime e gliele faccio tenere per un tempo cattivissimo, però scrivo è possibile interrompere in qualsiasi momento si voglia, proprio per quest'idea anche, no? Cioè se dici non ce la faccio, dico ma ripeti questa cosa 8 volte, ma se non ce la fai più puoi anche staccare prima, proprio perché e lì è stato figo perché ho ottenuto quello che volevo, cioè quella parte là, diciamo, vabbè, sto parlando ma voi non l'avete, cioè chi sente o anche te non hai sentito perché ancora non l'ho messo online questo lavoro, e, però lì ho ottenuto quello che volevo, cioè mi è piaciuto perché alla fine c'è questa fragilità che secondo me esce, questo sforzo incredibile, Porello il flautista aveva capito quello che avevo in testa e sapeva a quello a cui andava incontro e infatti l'ha suonato molto bene secondo me. Quindi vabbè, sono stato molto frammentario, non so se si è capito qualcosa di quello che ho detto. Si è capito, si è Se hai capito. domande poi, Mm, ok. si è capito. È chiaro che un consiglio, un invito che ti do è pensaci a livello comunicativo, perché giustamente tu hai questo canale YouTube, che secondo me è un ottimo progetto, e, Grazie. e dobbiamo appunto rapportarci con il pubblico, come abbiamo detto. I social sono importanti. Abbiamo dei geni come Collier eh, che veramente ha costruito a livello comunicativo un personaggio, ha costruito un modo di comunicare ed è riuscito ad avvicinare un pubblico che, diciamoci, comunque lui affronta anche tematiche musicali che non sono banali, non sono semplici, e tuttavia è riuscito a farlo in modo efficace e ci sono tantissimi Ma musicisti, tipo? beh, anche a livello Aspetti, di tipo quali tematiche intendi? tematica a livello armonico, di teoria musicale, di generi musicali da ascoltare, anche di timbriche sue. Non sto dicendo che non stiamo parlando del trattato di armonia di Schoenberg o chissà cosa, ovviamente. Però Sì. comunque ha trovato una via che può essere più o meno criticabile, ma quello che voglio dire è, ovviamente noi non ci vogliamo rapportare ai milioni di ascoltatori, vogliamo allargare e comunicare, quindi a livello comunicativo dobbiamo in un qualche modo metterci in gioco e studiare una... È anche in realtà un modo per approfondire meglio noi stessi, cioè quando poi dobbiamo mettere su carta quello che vogliamo dire e il perché, ci rendiamo conto di alcune lacune che abbiamo o chiariamo meglio anche a noi stessi quello che vogliamo fare e dire. Uh-huh. E quindi credo che questo aspetto Ma sia allora, importante. sì, è molto importante. Secondo me la comunicazione per quanto riguarda la musica contemporanea funziona di più all'estero che in Italia. Secondo me in Italia abbiamo ancora purtroppo una pesantezza della musica colta, come dicevo prima, e dell'intellettualismo, purtroppo. Per esempio in Francia il contesto culturale è molto più sentito,
vabbè, sono molto più spocchiosi, cioè, si sentono i padroni della cultura, però vabbè, questo è un altro discorso, luoghi comuni a parte. Però per esempio in Francia, beh, già a livello statale è molto, molto più sovvenzionato, e poi anche a livello di pubblico, il pubblico va a ascoltare i concerti di musica contemporanea, criticabili tutto quanto, però secondo me c'è. Ma anche all'estero c'è anche già le cose più sperimentali attirano, cioè c'è più che altro c'è più curiosità, più curiosità avulsa dall'idea che stai andando ad ascoltare un qualcosa di contemporaneo, quindi un qualcosa di colto, no? Questa pesantezza devastante. Poi su Jacob Collier ci sarà un video anche dedicato solo a lui, sul fenomeno Collier. Io, allora, metto le mani avanti, a me piace, cioè nel senso io non ce l'ho qua, ho una foto con lui, cioè nel senso l'ho incontrato, il primo tour che fece quando fece il primo album, In My Room, l'ultima data l'ha fatta a Roma, al Monk, che è vicino dove abito, e sono andato a vederlo, e calcola che anche quest'anno sono andato a vedere il concerto, più che altro perché mi hanno anche regalato i biglietti per il compleanno, quando hanno fatto la data a Roma, e quest'anno lo fa all'Auditorium, alla Cavea, c'era una marea di gente. Il primo tour c'era al Monk, c'era tanta gente, ma non è che è l'Auditorium, no? Quindi è stato anche molto divertente, molto intimo, e lui comunque era già abbastanza famoso, non è a livelli attuali, e alla fine del concerto lui è rimasto là e ha parlato con tutti, ha incontrato tutti. A un certo punto quelli del locale gli hanno detto oh, dovevo chiudere, cioè gli hanno detto a lui, e quindi l'ho incontrato, mi ha fatto l'autografo, ci siamo fatti la foto insieme che ho stampato, cioè, quindi a me piace Jacob Collier, non mi piace vabbè, come tutti questi fenomeni, non mi piace l'intorno, che in un certo senso, vabbè, non dico che è colpa sua, però quello che parli della comunicazione di Collier è una comunicazione che io reputo che è assimilabile all'archetipo dell'artista mozartiano, cioè nel senso Sì. l'enfant terrible e l'artista leggero. Molta della musica di Mozart era musica di consumo, cioè era musica che veniva pagata, quindi no, l'idea mozartiana era un po' quell'idea che c'era, che un po' è stata promulgata per tanto tempo anche dalla musicologia, adesso soprattutto tra chi studia musicologia non c'è più, però l'enfant prodige, quindi non l'enfant terrible, l'enfant prodige, okay. Che è questo genio che lui tutto ciò che tocca diventa oro, lo fa in maniera così naturale, no? Che viene un po' contrapposto spesso banalmente si fa la contrapposizione, i manoscritti di Mozart, tutto scritto così, a prima stesura già fatto, già pronto, invece Beethoven con gli scarabocchi, i tagli, in realtà poi no, si sono trovati anche i scarabocchi, i tagli di Mozart, e ovviamente quelle sono sempre narrazioni che si fanno, che funzionano fino a un certo punto. Jacob Collier rientra in quella categoria là, quel mozartiano che tutto gli riesce semplice, tutto gli riesce facile, è sempre pippatissimo, è sempre a 2000, fa sempre, cioè, nei reel su Instagram e su YouTube è sempre a 2000 così, no, perché questo è un'immagine che giusto, però chissà com'è lui quando è incazzato, chissà com'è lui quando gli gira male. Io avrei paura di lavorare con lui, sia sì. Perché è poi è un musicista, cioè, ovviamente Jacob Collier, vabbè, tutti non lo vogliamo ammettere, però lo ammiriamo e lo odiamo tutti quanti allo stesso modo, perché comunque io invidio il suo controllo in tempo reale della complessità armonica, è bravissimo, cioè, oggettivamente è un mostro, cioè, magari aveva un quarto del suo talento io, e comunque tutto quello che fa, però secondo me lui nella sua ultima produzione è molto, sta facendo quello che gli piace, poi in maniera che poi incontra anche il piacere del pubblico, è bravo con il pubblico, sa giocare con il pubblico, sa comunicarsi, come diciamo. Però a me fa rodere il culo, perché lui potrebbe tirar fuori un qualcosa di davvero fico, cioè davvero innovativo per il suo ambito, però continua a fare le bossa nove bellissime, fatte benissimo, fantastiche. Dico bossa nova perché c'è sta un suo brano nel suo ultimo album che è diciamo più o meno una bossa un po' più moderna, però per carità ci sta, non è che non può farlo, sta facendo quello che gli piace, sta buttando, però se lui si mettesse là a decidere faccio la cosa veramente mia, per me spaccherebbe, cioè diventerebbe davvero una cosa che spaccherebbe tantissimo. Però non lo fa, a me fa rodere il culo. Lo capisco. Io l'ho citato più che altro per un discorso di comunicazione, nel senso che lui è riuscito a portare la sua passione e quello che lui piace a un largo pubblico, e ha educato un pubblico a farsi apprezzare, ovviamente usando anche però la sua immagine, quindi quella che dicevi tu dell'enfant prodige, eccetera, eccetera. Quindi sì, io ti auguro successo col tuo canale. Grazie. Magari quando diventerai una celebrità ci risentiremo. No, speriamo di no. Cioè, speriamo di avere successo, ma non diventare una celebrità. Vabbè. Ah no, avevo capito, speriamo di non tornare qui. No, assolutamente, anzi, teniamoci in contatto, perché poi se hai in mente altre cose in cui vuoi coinvolgermi ci sono. Ti ringrazio. Anche, oltre all'intervista, se vuoi blastare qualcuno di contemporaneo, lo mettiamo così alla gogna. No dai, 2 contro 1 non vale. C'è anche lui presente, ovviamente. Okay. No, grazie mille Leonardo, andate a seguire Contempored.
È stato un grande piacere dialogare con te. Abbiamo messo Anche tanta per me, carne anche al per me. fuoco, ma comunque Sì, sì, sono discussioni proficue, secondo me, ed è bello anche confrontarsi speriamo. sulle nostre passioni. Quindi grazie mille. Sì, sì. Grazie a te, grazie a te. Un saluto. Un saluto. Ah, iscrivetevi, commentate e altre cose alla Jacob Sì, Collier, soprattutto ok? commentate. Esatto. Esatto. Ciao. Ciao.